Benvenuti sul mio canale. Oggi ho voluto accontentare una richiesta di un'amica del canale che mi ha richiesto un cardigan oversize a pannelli a V con il laccetto davanti. Spero di avere soddisfatto le sue richieste. Ho realizzato questo cardigan che secondo me corrisponde a quanto mi ha chiesto. È un cardigan a pannelli over con una manica che arriva vicino al gomito, a V con la chiusura a laccetto. È un progetto semplicissimo, ecco, magari c'è da fare un po' di attenzione per realizzare il V, ma comunque è fattibilissimo, basta seguire le istruzioni e non troverete nessuna difficoltà. Per quel che riguarda il consumo del filato, le misure esatte vi mando a fine video. Detto questo, vi lascio al materiale e al tutorial. Buon lavoro! Per questo progetto andrò ad utilizzare il cotone fiocco della 3 sfere nella variante noce. Dopodiché avremo bisogno di un uncinetto. Io sono andata ad utilizzare il numero 3,5. Avremo bisogno di alcuni marcapunti, una forbice, un ago da lana ed un metro da sarta. Il pannello del dietro l'ho già realizzato e vi dico che è 60 cm di larghezza. Per questi 60 cm di larghezza ho montato 118 catenelle. Considerando che il punto che andremo ad utilizzare ha un multiplo di 4 più 2, 118 è la somma di 116 più 2. Ora dovremo andare a fare le due metà davanti. Per le due metà davanti ho preso il mio 118 che ho diviso per 2 e da 59 che non è un multiplo di 4. Quindi cosa ho fatto? Ho arrotondato a 60 al quale ho aggiunto i due che vanno aggiunti per completare il punto e andrò a montare un totale di 62 catenelle per ciascuna delle due metà. Quindi vado a prendere il mio filo, il mio uncinetto e vado a montare le 62 catenelle. Vado avanti fino a 62. Realizzate le mie 62 catenelle, ne faccio una per tornare indietro. Entro nella catenella numero 2 partendo dall'uncinetto con un punto basso, dopodiché entro nella costina più esterna del punto basso, prendo il filo e ne faccio un altro. Questo sarà il mio primo punto alto, cioè il punto iniziale. Dopodiché entro nella catenella successiva, e faccio un punto alto, 2 catenelle di separazione, ne salto 2 di base e vado a fare un punto alto, entro nella catenella successiva, ne faccio un secondo, 2 catenelle, prendo il filo, conto 1 2, entro nella terza, faccio un punto alto, entro in quella successiva e ne faccio un altro, 2 catenelle, conto 1 2 e 3, entro nella terza, vado a fare un punto alto, entro nella catenella dopo e ne faccio un altro, 2 catenelle, prendo il filo, salto 2 di base, entro nella terza, punto alto, in quella dopo punto alto, e andremo a lavorare tutta la riga in questa maniera. 2 catenelle di separazione, ne salto 2 di base, entro nella terza, faccio un punto alto, entro in quella che viene dopo, faccio un altro punto alto. Vado avanti così e ci vediamo a fine riga. Ho finito la mia riga numero 1 ed ho iniziato con 2 punti alti e alla fine ho finito la riga con 2 punti alti. Ora andremo a fare una seconda riga identica, quindi entro nel punto che ho qua sotto, vado a fare un punto basso su un altro punto basso, dopodiché entro nel punto successivo e faccio un punto alto. Praticamente lavoro i punti come li trovo, 2 catenelle, entro nel primo punto alto utile e vado a fare un punto alto, entro in quello dopo e faccio un punto alto, 2 catenelle, prendo il filo, entro nel punto alto, faccio un punto alto, entro
nel punto alto dopo e faccio un punto alto. Andremo a lavorare i punti così come li troviamo, replichiamo praticamente la riga numero 1. Ci vediamo quando ho terminato la riga. Una volta terminata anche la riga numero 2, vedete sono praticamente la disposizione dei punti è identica anche con la riga numero 1, andremo a fare la riga numero 3. Quindi giro il lavoro, faccio il mio punto iniziale, dopodiché entro nel punto successivo e vado a fare 2 punti alti nello stesso punto. Salto le 2 catenelle, entro nel punto alto e vado a fare 2 punti alti. Entro nel punto dopo e ne faccio 2. Praticamente lavoreremo 2 punti alti per ogni punto alto che abbiamo, saltando le catenelle. Salto le 2 catenelle, entro nel primo punto utile, faccio 2 punti alti. Entro nel punto dopo, faccio 2 punti alti. Salto le catenelle, entro nel punto alto, faccio 2 punti alti, entro in quello dopo, 2 punti alti e vado avanti così fino a fine riga. Ci vediamo a fine della riga, vediamo come concluderla. Sono arrivata a fine riga, ora andremo a concluderla così come l'abbiamo iniziata, quindi andiamo nel penultimo punto alto che abbiamo a disposizione e ne facciamo 2 nello stesso, dopodiché andiamo a chiudere sull'ultimo con l'ultimo punto alto. Fatta la riga numero 3, andiamo a fare quella numero 4. Entro nel primo punto che ho subito qua sotto e faccio il mio solito punto basso su punto basso. Faccio una catenella, entro nel punto successivo, faccio un punto alto chiuso a metà, entro in quello dopo, faccio un altro punto alto chiuso a metà, dopodiché chiudo tutto. Vado nel punto dopo, faccio un punto alto chiuso a metà, entro in quello dopo ancora, ne faccio un altro chiuso a metà, abbiamo 3 anellini, prendo il filo e chiudo tutto. 2 catenelle, entro nel punto che viene dopo, faccio un punto alto a metà e ne faccio un secondo a metà, dopodiché chiudo tutto. Prendo il filo, entro nel punto alto che viene dopo, ne faccio una a metà, entro in quello dopo ancora, ne faccio un'altra a metà, chiudo, 2 catenelle, entro nel punto successivo, faccio un punto a metà, entro in quello dopo, ne faccio un altro a metà. Mi sposto direttamente nel gruppo che viene dopo e faccio ancora i miei 2 punti chiuso a metà e poi li chiudo insieme, 2 catenelle, entro nel punto dopo, ho fatto ancora i miei 2 punti chiusi insieme, mi sposto nel gruppo che viene dopo, faccio 2 punti chiusi insieme, 2 catenelle e faccio i miei 2 punti chiusi insieme. Praticamente le catenelle devono restare al centro del gruppo di 4 punti. Vedete? Qui nel gruppo di 4 punti entro, lavoro i miei 2 punti insieme, li separo da 2 catenelle, ne lavoro altri 2, mi sposto direttamente in quello dopo, faccio i punti chiusi insieme, 2 catenelle, eccetera, eccetera. E vado avanti fino a fine riga, ci vediamo a fine della riga. Sono quasi arrivata alla fine, adesso andremo a chiuderci così come abbiamo iniziato. Ho fatto il mio gruppo di 2
punti alti chiusi insieme, subito dopo le catenelle, entro nel punto dopo, faccio un punto alto chiuso insieme, entro in quello dopo ancora, ne faccio un secondo, chiudo, aggiungo una catenella, entro nell'ultimo punto utile, faccio il mio punto alto. Adesso tutto si ripete, quindi giro il lavoro, vado a fare quello che è il mio punto alto iniziale, qui ho la catenella, entro e faccio un punto alto, faccio 2 catenelle, entro nell'archetto successivo, quindi salto questi punti, vado a fare 2 punti alti, 2 catenelle, salto questi punti, entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 2 punti alti, 2 catenelle, mi sposto nell'archetto che viene dopo con 2 punti alti, faccio di nuovo le mie 2 catenelle, salto questi, entro qui, vado a fare i miei 2 punti alti, 2 catenelle, vado nell'archetto che viene dopo, faccio 2 punti alti e così fino a fine riga. Ci vediamo quando sono arrivata vicino alla fine. Ho lavorato il mio penultimo archetto, vado a fare 2 catenelle, entro nella catenella da sola, nello spazio, faccio un punto alto, prendo il filo, entro nell'ultimo punto utile, faccio il punto alto, dopodiché giro il lavoro e tutto si ripete dalla riga numero 2, cioè la riga dove lavoreremo i punti esattamente come li troviamo, quindi 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti nei punti alti, 2 catenelle dove ci sono le catenelle, e via via. Arrivati alla fine faremo la riga dove non ci sono catenelle, solo di punti alti. Arrivati alla fine di questa riga faremo la riga di punti alti chiusi insieme, dopodiché si riparte sempre dalla riga di lavorazione numero 2. Ci vediamo quando sono arrivata più o meno all'altezza della scollatura e vedremo come fare. Ho finito un pezzo del pannello davanti, siccome ho deciso di fare una scollatura a V, mi sono fermata una ventina di centimetri prima, 20 giusti, 19 e mezzo. Nel frattempo vi dico quanto è alto il pannello del dietro, perché prima non ve l'ho detto, è alto 63 centimetri. Ho lavorato per ottenere questi 63 centimetri 14 moduli completi. Sono partita con 2 righe di 2 punti alti e 2 catenelle e ho terminato con 2 righe di 2 punti alti e 2 catenelle. Mentre per quel che riguarda la metà davanti mi sono fermata al 10° motivo e ho finito con la riga con i punti alti chiusi insieme. Ora andrò a realizzare una scollatura a V facendo delle diminuzioni fino a che mi consentano, una volta eseguiti i 2 pannelli, di avere circa almeno 18 cm di larghezza per il collo. Iniziamo. Quindi, arrivati a questo punto, inizio subito con una diminuzione. Nel punto che ho subito sotto faccio un punto basso e resta solo quello. Entro nello spazio creato dalla catenella e faccio un punto alto. Questo per me sono 2 punti alti chiusi insieme. Voi fate pure come siete comodi, se siete abituati a iniziare con 2 catenelle eccetera, fate come più siete abituati. Io preferisco così, mi piace di più il risultato. E detto questo, vado a farmi le 2 catenelle, entro nello spazio formato dalle 2 catenelle e vado a fare i 2 punti alti. Vado a marcare questa zona in modo da ricordarmi dove ho realizzato il primo aumento e vado avanti a lavorare 2 catenelle e 2 punti alti negli archetti delle catenelle della riga sottostante per questa riga, torno indietro, mi fermo qui e vediamo come andare a diminuire in questo punto.
Sono arrivata alla seconda riga di 2 punti alti e 2 catenelle, quindi andrò a diminuire e dovremo diminuire un punto ogni giro. Quindi cosa faccio? Semplicemente faccio una catenella, entro nel punto alto chiuso insieme del giro sottostante e faccio il mio punto alto, semplicemente. Riparto e devo ripartire con una diminuzione. Quindi faccio un punto basso, entro nello spazio creato dalla catenella, faccio un punto alto e ho fatto la mia diminuzione. Qui invece è la riga dei gruppi degli aumenti dei punti alti, chiamiamoli così, e farò in questa maniera. Entro nel punto numero 1 del gruppo di 2, faccio un punto alto, entro nel successivo e ne faccio 2. Dopodiché vado avanti a lavorare 2 punti alti per ogni punto alto che incontro, seguendo normalmente il motivo di lavorazione del nostro cardigan. Quando ho terminato questa riga, andrò a fare la riga dei punti alti chiusi insieme e mi fermerò qui, praticamente vado e torno con l'altra riga di lavorazione, mi fermo qui e vediamo come fare la prossima diminuzione. Sono arrivata a fine riga e ci ritroviamo con 3 punti alti normali e 2 punti alti chiusi insieme, quindi andiamo a fare il nostro gruppo di 2 punti alti chiusi insieme, dopodiché andrò a fare una sola catenella, prendo il filo e vado sull'ultimo punto utile e faccio un punto alto. Giro di nuovo il lavoro e vado a fare un punto alto chiuso insieme, quindi un'altra diminuzione. Faccio il mio punto basso che sta per il mio mezzo punto alto, entro nello spazio creato dalla catenella e faccio un punto alto. In questa maniera ho ottenuto 2 punti alti chiusi insieme e vado a fare la riga di 2 catenelle e 2 punti alti negli archetti formati dalle catenelle nella riga sottostante. Vado e torno e ci vediamo quando sono arrivata qui, perché dovremo fare 2 righe di 2 punti alti e 2 catenelle. Ci vediamo quando sono ritornata qui. Sono arrivata in prossimità del bordo e qui, se vi ricordate, ci sono 2 catenelle, io andrò a farne una sola, quindi togliamo un punto e entro dove c'è il punto alto chiuso insieme e ho fatto la mia diminuzione. Giro il lavoro e faccio il mio punto alto chiuso insieme, quindi nel mio caso sono un punto basso e un punto alto nello spazio creato dalla catenella. Dopodiché vado a fare un punto alto nel punto alto successivo e vado a lavorare la mia riga di soli punti alti, quindi andrò a fare da qui in poi 2 punti alti per ogni punto alto che ho a disposizione. Terminata la riga vado a fare la riga di 2 punti alti chiusi insieme e ci vediamo quando sono arrivata alla fine della riga dei punti alti chiusi insieme, cioè quando sono tornata qui. Sono arrivata a fine riga, quindi qui ho 4 punti, 3 normali e l'ultimo sono 2 chiusi insieme. Vado a fare il mio punto chiuso insieme, una sola catenella, entro nell'ultimo punto disponibile e vado a lavorare un punto alto. Dopodiché giro il lavoro, faccio il mio punto alto chiuso a metà, che per me è il mio punto basso, dopodiché entro nello spazio della catenella successiva, faccio un punto alto e vado a lavorare le mie 2 righe di 2 catenelle e 2 punti alti. Ci vediamo quando sono arrivata qui. Vado con una riga di 2 punti alti e 2 catenelle, torno con la stessa ripetizione, ci vediamo quando sono arrivata qui.
sono arrivata alla fine della riga di ritorno e a questo punto andiamo a togliere una catenella, qui ho 2 catenelle e il gruppo di 2 punti alti chiusi insieme, tolgo una catenella, entro nell'ultimo punto utile e vado a fare un punto alto. Praticamente adesso non faremo altro che ripetere la sequenza che abbiamo fatto fino adesso e faccio un punto alto chiuso insieme come inizio. Quindi la logica è questa: dovremmo eliminare un punto ogni giro, uno all'inizio e uno alla fine. Detto questo, vado nel punto alto, faccio il mio punto alto, dopodiché vado a fare il mio gruppo di 2 punti alti, finisco la riga di soli punti alti, faccio la riga successiva di gruppi di 2 punti alti chiusi insieme e ci vediamo quando sono arrivata alla fine. E sono arrivata in prossimità di fine giro, vado a fare l'ultimo gruppo di 2 punti alti chiusi insieme, dopodiché me ne restano, vedete, solo 2, uno da solo e questi sono i 2 punti alti chiusi insieme. Vado a fare una catenella, dopodiché chiudo con 2 punti alti chiusi insieme. Giro il lavoro e riprendo facendo 2 punti alti chiusi insieme, quindi nel mio caso sono un punto basso subito qua sotto, entro nello spazio, faccio il punto alto, 2 catenelle, 2 punti alti nell'archetto formato dalle 2 catenelle, vado e torno. Sono arrivata in prossimità della fine, vado a fare i miei 2 ultimi punti alti, qui farò una sola catenella, entro nel punto alto chiuso insieme, che è l'ultimo punto della riga sottostante, con un punto alto, giro il lavoro e riparto. Con la stessa sequenza vado a farmi un punto alto chiuso insieme, il punto alto nel primo punto alto utile, 2 punti alti nel successivo, vado a fare il giro di 2 punti alti in tutti i punti alti disponibili, dopodiché torno indietro facendo la riga dei 2 punti alti chiusi insieme. Ci vediamo quando sono arrivata lì. Sono arrivata in prossimità della fine, vado a fare i miei 2 punti alti chiusi insieme, una catenella, entro nell'ultimo punto disponibile, giro il lavoro e riprendo la sequenza, quindi vado a farmi il mio punto alto chiuso insieme iniziale, 2 catenelle, per vedere quanti sono, 3, 4, e questo per me è il 14° motivo, quindi saranno le ultime 2 righe di lavorazione. Vado a fare queste 2 righe, ci vediamo quando sono arrivata alla fine della seconda. Sono arrivata alla fine, adesso vado a fare una sola catenella, entro nell'ultimo punto disponibile con un punto alto e ho terminato il mio pannello. Ora, al posto di tagliare il filo, andrò a mettere un marcapunti per lasciarlo in sospeso, perché andrò a unire le spalle poi a punto bassissimo. Prima preferisco realizzare l'altro pannello. Per adesso lasciamolo così. Realizzato questo pannello, questa metà davanti, dovremo andare a fare il secondo, che dovrà essere realizzato in maniera speculare. Quindi, se vi ricordate, il primo pannello abbiamo iniziato con la diminuzione. La prima riga di catenelle e punti alti abbiamo fatto la diminuzione. Qui invece nella stessa riga, cioè di 2 catenelle e 2 punti alti, la diminuzione la dovremo fare alla fine. Quindi vado a prendere il mio pannello, inizio la mia riga normalmente, quindi vado a fare i 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti, 2 catenelle e arrivo in prossimità del fine riga con questa sequenza. Ci vediamo quando sono arrivata lì.
Sono arrivata alla fine, vedete qui ho i miei due gruppi di 2 punti alti chiusi insieme, la catenella e il punto alto, semplicemente vado a fare 2 catenelle e una diminuzione come punto finale. Entro nello spazio creato dalla catenella, faccio un punto alto chiuso a metà, entro poi nel punto alto, faccio il secondo punto alto chiuso a metà, poi chiudo tutto insieme. Dopodiché giro il lavoro, prima metto un marcapunti così almeno individuo subito la prima riga di diminuzioni, giro il lavoro, faccio il mio primo punto alto, che nel mio caso è punto basso su punto basso, una catenella e vado direttamente sul punto alto, vado a realizzare 2 punti alti, 2 catenelle e praticamente il procedimento che andremo a realizzare sarà lo stesso dell'altro pannello, solo che verrà realizzato in maniera speculare. Dovremo andare a togliere un punto ogni riga di lavorazione che andremo a fare. Ci vediamo quando ho terminato anche questo pannello. Ho terminato anche l'altro metà davanti, adesso andremo ad unire le spalle. Anche qui non ho tagliato il filo e vado ad unire le spalle a punto bassissimo. Quindi vado a prendere il mio dietro, scelgo il mio diritto, io come diritto tengo la parte, ecco infatti ho sbagliato, vado a tenere la parte dei punti alti, cioè praticamente la riga che lavoriamo tutta punti alti, per me è il mio diritto. Voi scegliete la parte che vi piace di più. Quindi il dietro, il dritto sopra, l'altro una metà davanti col dritto sotto. Quindi questo va di qua. E l'altro ovviamente va dall'altra parte. Adesso inizio ad unire con la parte che ho appena finito, quindi sono qui, ho ancora il mio filo attaccato, vado a fare una catenella e vado a prendere il punto del pannello davanti, il punto del pannello dietro, vado a fare il mio punto bassissimo. Entro nel successivo e faccio il mio punto bassissimo. Qui ho la catenella del mio pannello che ho davanti, la catenella del mio pannello che ho dietro e faccio il punto bassissimo. Qui ho una seconda catenella, faccio il punto bassissimo, qui ho i punti alti, prendo il punto alto che ho davanti, il punto alto che ho dietro, il secondo punto alto, qui ho le catenelle, nel primo pannello siccome ho il dritto del punto alto qui davanti andrò a prendere la catenella dal dritto, nel pannello che trovo dietro ovviamente ho il rovescio, vado a prendere la catenella dal rovescio e faccio il punto bassissimo. Dobbiamo sempre cercare di tenere il disegno bene a pari, quindi di non spostarlo, deve venire dove ho il punto alto su questo pannello, deve combaciare con il punto alto col pannello che abbiamo sotto. In questo modo verrà perfettamente dritto. Quindi passo dopo, mi sposto verso la catenella, prendo la catenella che ho davanti, vado a prendere la catenella che ho dietro e faccio il punto bassissimo. Passo quella dopo e vado a fare il mio punto bassissimo, punto alto,
punto alto e vado a finire questa spalla in questa maniera. Ci vediamo quando andrò a iniziare la prossima. Cucita la mia prima spalla, vado a cucire la seconda, quindi ho girato il lavoro, qui ho lasciato il filo di qua, devo andare bene a controllare bene a pari, vedete, combacia perfettamente, rigiro il mio lavoro, faccio una catenella, entro nel pannello che ho davanti, però devo entrare nella catenella perché se vi ricordate qui abbiamo finito con una catenella a un punto alto, dopodiché ho i 2 punti alti. Per far combaciare il lavoro entro nella catenella, quella più vicino al collo, dopodiché vado a prendere l'ultimo punto alto del pannello che ho dietro, l'ultimo o il primo, vabbè. Faccio il mio punto bassissimo, entro nella catenella e vado nella catenella dell'altro pannello. Qui vedete ho subito i punti alti, quindi faccio punto alto e punto alto, punto alto, punto alto, chiudo col punto bassissimo. Qui ho le catenelle e vado avanti a lavorare finché non arrivo a fine spalla, dopodiché vedremo come fare le maniche. Ho fatto l'ultimo punto bassissimo, ora vado a fare una catenella di sicurezza, taglio il filo e le nostre spalle sono unite. Ora andremo a realizzare le maniche. Prima di tutto dobbiamo prendere la misura. Starò un pochino abbondante, farò anche uno scalfo manica di 21 e voglio una manica piuttosto ampia. Vado a mettere un marcapunti di qua, segno 21, vado a mettere il marcapunti, dopodiché vado a contare i motivi in modo da avere lo stesso numero di punti. Una volta prese le misure vado a riportarle anche dall'altra parte . Vado a prendere filo e uncinetto, faccio il mio cappietto, dopodiché entro dove ho il marcapunti, faccio quello che è il mio primo punto alto, nel mio caso punto basso su punto basso, entro nello spazio successivo, vado a fare un altro punto alto, dopodiché siccome il punto alto è formato da 2 gettati, cioè una barretta equivale a 2 punti, quindi faccio 2 catenelle, salto questa barretta qua, entro nella successiva e vado a fare 2 punti alti, faccio le mie 2 catenelle, salto questa barretta, entro nella successiva e vado a fare 2 punti alti. Ovviamente dovremo prestare attenzione al multiplo del punto che è 4 più 2. Salto questa barretta, entro nella successiva e vado a farmi i miei 2 punti alti. Salto questo punto, entro nel primo spazio del punto successivo, faccio un punto alto, entro nello spazietto di fianco, ne faccio un secondo, 2 catenelle, salto qui, entro nella barretta, nel punto alto che abbiamo in orizzontale, che viene dopo nel primo spazio, faccio il primo punto e faccio il secondo e vado avanti così
fino al marcapunti. Ci vediamo quando sono arrivata lì. Ho realizzato la prima riga della manica e ho inserito in tutto 19 gruppi di 2 punti alti, ovviamente separati dalle catenelle. Per essere sicuri di aver fatto un multiplo di 4 più 2 dobbiamo iniziare con 2 punti alti e ovviamente terminare con 2 punti alti, non possiamo terminare con le catenelle. Detto questo, riprendo il mio motivo finché non arrivo alla misura della manica che ho deciso. Quindi riprendo con la seconda riga di 2 punti alti e 2 catenelle e vado avanti seguendo la sequenza del punto. Probabilmente arriverò a una ventina di centimetri. Ci vediamo dopo. Ho realizzato entrambe le maniche, ho lavorato in tutto per 4 moduli per arrivare a circa 20 centimetri. Una l'ho già finita e l'ho voluta rifinire in questa maniera. Ora andremo a rifinire l'altra allo stesso modo. Quindi ho terminato con la riga di 2 punti alti, 2 catenelle, tutte e due le righe ho realizzato. Entro nel primo punto che ho subito sotto, faccio un punto basso. Entro nel successivo, faccio un punto basso, una catenella, prendo il filo e faccio un punto alto dentro proprio la catenella, nella catenella numero 1, prendo il filo, entro nella catenella numero 2 e faccio un secondo punto basso, dopodiché faccio una catenella, entro nel punto alto che ho successivamente con un punto basso, entro in quello dopo con un nuovo punto basso, catenella, prendo il filo, entro nella catenella numero 1 dell'archetto sottostante, entro nella catenella numero 2 dell'archetto, una catenella di separazione, entro nel punto alto, faccio un punto basso, entro nel punto alto successivo con un nuovo punto basso, catenella, prendo il filo, vado a fare un punto alto nella catenella numero 1 dell'archetto, un nuovo punto alto nella catenella numero 2 dell'archetto, una catenella di separazione, entro nel punto alto, faccio un punto basso. La sequenza che dobbiamo eseguire è questa per tutto il giro manica. Ci vediamo quando sono arrivata alla fine. Sono arrivata alla fine, vado a fare la mia catenella dopo i punti alti, entro nel punto alto, faccio un punto basso, nel successivo e ne faccio un secondo. Faccio il mio nodino di sicurezza, vado a tagliare il filo piuttosto lungo perché adesso andremo a cucire i fianchi. Quindi quasi un paio di volte la lunghezza totale. Estraggo il filo, porto il diritto del lavoro all'interno, vado a prendere un ago da lana, una volta infilato l'ago inizio a cucire. Vado a prendere il punto pieno da una parte e il punto intero dall'altra, pieno intero la stessa cosa. Vado a prendere un punto di qua e un punto di là. All'inizio, quando c'è il filo un po' lungo, c'è il rischio che si annodi, ma poi man mano che perdiamo la lunghezza questi problemi non ci saranno più. Nel mentre lavoriamo cerchiamo di tenere i disegni perfettamente allineati tra di loro. Cioè, praticamente dove sto cucendo
la riga con le catenelle e punti alti, anche dall'altra parte devo avere la riga con le catenelle e punti alti, in modo che il disegno abbia una sua continuità. Man mano, quando tiro il filo, cerco di capire che ci sia la giusta tensione, che i punti non siano troppo lenti, altrimenti la cucitura si allarga troppo, nemmeno troppo tesi, perché il lavoro potrebbe arricciare. E vado avanti a cucire tutto questo fianco, dopodiché farò l'altro fianco, ci vediamo quando ho finito. Una volta terminato di chiudere i fianchi, andremo a fare un giro di rifinitura. Quindi prendo il mio filo, il mio uncinetto, entro in un punto qualsiasi del collo, però lavoreremo dal rovescio. Quindi io ho la giacca dal diritto, entro qui che sono dal rovescio, entro in un punto qualsiasi del collo. Entro nel collo perché sicuramente sarà la zona meno visibile. Mi blocco con un punto bassissimo, faccio una catenella che non vado a contare come punto e vado a lavorare a mezzi punti alti. Entro nel punto successivo, faccio un mezzo punto. Qui potete decidere se entrare nella catenella o entrare nell'archetto. Io preferisco entrare nella catenella e vado a fare il mio mezzo punto. È una questione di gusto personale, non c'è una spiegazione logica. Ho fatto i 2 mezzi punti sui 2 punti alti, qui ho le catenelle, faccio 2 mezzi punti. Anche la scelta di lavorare dal rovescio è una scelta di gusto personale, non c'è nessuna spiegazione tecnica o logica, perché lavorando il mezzo punto alto dal rovescio, dal dritto della giacca, sarà visibile questa catenella che mi piace come rifinitura, semplicemente il motivo è quello. Voi potete decidere di lavorare il giro di finitura come volete. Sono arrivata vicino all'unione delle spalle, vado a prendere il filo nel primo punto disponibile, entro e prendo il filo, ricarico il filo sull'uncinetto, vado dall'altra parte, entro, prendo il filo e vado a chiudere tutte le asoline che ho sull'uncinetto in una volta sola. In questo modo potremo voltare. Entro nello spazio del punto successivo, faccio il mio mezzo punto alto, dopodiché andremo a lavorare 2 mezzi punti per ogni punto alto che troveremo in orizzontale, con la stessa logica che abbiamo usato per le maniche, quindi un punto alto, 2 gettati, di conseguenza faremo 2 mezzi punti alti per ogni barretta che abbiamo a disposizione.
Mi sto avvicinando al marcapunti che ho inserito quando abbiamo iniziato a fare le diminuzioni per la scollatura a V. Quindi entro nel primo punto del punto alto, faccio il mio mezzo punto, vado dove c'era il marcapunti e faccio 2 mezzi punti nello stesso punto di base. Dopodiché continuo a lavorare i miei mezzi punti alti, 2 per ogni barretta che incontro. Per barretta intendo il punto alto messo in orizzontale, fino a che arriviamo al bordo sotto del nostro cardigan. Ci vediamo quando sono arrivata lì. Sono arrivata all'angolo, quindi vado nell'ultimo punto disponibile, faccio il mio mezzo punto, una catenella, rientro nello stesso punto di base, vado a fare un altro mezzo punto. In questo modo ho realizzato il mio angolo. Dopodiché inizio a lavorare punto su punto. Qui ho il mio punto alto, faccio il mezzo punto, qui ho un altro punto alto, faccio il mio mezzo punto, qui ho la catenella, ci entro così come ho fatto sul collo, vado a fare il mio mezzo punto, qui ho una seconda catenella, entro, dove c'è il punto alto, faccio il mezzo punto, entro nel secondo punto alto, catenella, faccio il mio mezzo punto, catenella, faccio il mio mezzo punto e vado a lavorare punto su punto finché non sono arrivata dall'altra parte della giacca, quindi dall'altro angolo. Ci vediamo quando sono arrivata lì. Ho ripassato tutto il bordo, qui ho l'ultimo punto, quello dell'angolo, e vado a fare lo stesso lavoro che ho fatto dall'altra parte, quindi vado a fare mezzo punto alto, una catenella, un altro mezzo punto alto nello stesso punto di base e ora sono pronta per voltare, quindi vado a fare due mezzi punti per ogni punto alto che trovo in orizzontale finché arriverò dove abbiamo iniziato le diminuzioni per fare la scollatura V. Lì farò 2 mezzi punti nello stesso punto di base, dopodiché continuerò a lavorare finché ho finito il giro, ovviamente senza dimenticarsi di fare la diminuzione dove c'è l'attaccatura della spalla. Ci vediamo quando ho terminato il giro. E sono arrivata a fine giro. Ora vado a chiudermi con un punto bassissimo nella prima catenella utile, faccio una catenella di sicurezza, vado a tagliare il filo e il nostro giro è finito. Ora andremo a realizzare 2 laccetti per poter chiudere il cardigan sulla V. Vado a fare una serie di catenelle fino a realizzare una cinquantina di centimetri. Vado avanti finché non sono arrivata più o meno a una cinquantina di centimetri, ci vediamo dopo, vi dirò quante catenelle in tutto ho realizzato. Ho realizzato in tutto 120 catenelle per un totale di 53 centimetri. Lascio l'asola, vado ad inserirmi dove ho fatto i 2 mezzi punti alti, dove ho provveduto a cercare, vedete qui 2 mezzi punti alti dove c'è l'inizio delle diminuzioni, li ho cercati e ho inserito un marcapunti. Tolgo il marcapunti, vado a prendere l'asola con le catenelle,
lo porto fuori ovviamente e vado a ripassare tutte le mie catenelle a punti bassissimi. Quindi vado a fare un punto bassissimo per ogni catenella che ho a disposizione. Terminata questa operazione, vado a ripeterla, fare l'altra parte di questo cordino, se vogliamo, per poter allacciare il nostro cardigan. Ci vediamo quando ho terminato tutti e due i laccetti. Ho realizzato l'ultimo punto bassissimo, vado a fare una catenella di sicurezza, taglio un pezzettino di filo, lo sfilo, mettiamo un po' di ordine, e qui ho il mio cordino con i due fili. Cosa faccio? Vado a fare semplicemente un nodo, mi aiuto anche con l'uncinetto eventualmente, lo porto ben vicino, vedete, all'estremità del cordino, tiro bene in modo che il nodo sia ben appiccicato e ben stretto al cordino e vado a tagliare il filo così, lo lascio proprio così. Qui l'altro l'ho già fatto, devo semplicemente tagliare il filo. Voilà, e il nostro cardigan è finalmente finito. Adesso vado a nascondere un po' di fili che mi sono rimasti in giro. Vedete poi il cordino. Voilà, e il nostro cardigan resta allacciato in questa maniera. Adesso vado a nascondere un po' di fili e ci vediamo dopo. Ed ecco il nostro cardigan terminato. Intanto vi do un po' di numeri, vi dico che è un cardigan over, infatti ho realizzato 60 cm di larghezza e 63 di lunghezza, quindi è una taglia che veste grande. Le maniche sono di 20 cm per manica e ho usato quasi 10 gomitoli di cotone fiocco, quindi quasi mezzo chilo, quasi 500 grammi. Non ho altro da aggiungere e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!